Lezione 1. Osservazioni sportive. Molti osservatori del mondo dello sport in tutto il mondo seguono attentamente questa vicenda. Sì, è affascinante come lo sport unisca le persone a livello globale. Assolutamente sì. Spesso i tifosi creano delle forti comunità attorno alle loro squadre. E può dare origine a discussioni e dibattiti appassionati. Sì. A volte sembra che tutti abbiano un'opinione da condividere. Esatto. Lo sport può evocare emozioni forti, sia positive che negative. È interessante come giocatori e squadre possano influenzare il sentimento pubblico. Sì, e queste dinamiche spesso riflettono problemi sociali più ampi. Ottima osservazione. Lo sport è davvero un microcosmo della società. Lezione 2. Discussione della proposta. Per quanto riguarda la proposta che mi hai inviato stamattina, sono contento che tu mi abbia contattato. Anch'io sono contento. Quali sono le tue prime impressioni? Penso che sia ben strutturato, ma vorrei discutere alcuni punti. È comprensibile. Quali punti specifici stai prendendo in considerazione? Vorrei chiarire i dettagli del bilancio e i tempi di attuazione. Ha senso. Per il successo dei progetti è fondamentale avere tempistiche chiare. Sì. Credo che definire le aspettative in anticipo possa aiutare a evitare malintesi. Assolutamente sì. Fissiamo un appuntamento per affrontarlo insieme. Ottima idea. Credo che la collaborazione rafforzerà ulteriormente la proposta. Lezione 3. Arte ed emozioni. Evoca emozioni e porta gioia nella mia vita. E tu? La penso allo stesso modo. L'arte ha la capacità unica di entrare in risonanza con noi. Assolutamente sì. Può ispirarci e sollevarci il morale. Sì, mi ritrovo spesso a riflettere sulle emozioni che suscita. È vero. L'arte può anche innescare conversazioni significative. Esatto, apre discussioni su diverse prospettive ed esperienze. Adoro visitare le gallerie e vedere come le diverse opere influenzano le persone. Anch'io. È affascinante vedere come l'arte possa toccare così tante vite. Pianifichiamo presto una visita a una mostra d'arte. Lezione 4. Importanza della comunicazione. In ogni relazione è importante comunicare in modo efficace. Certamente. Una comunicazione chiara crea fiducia e comprensione. Sì. Aiuta a evitare che i malintesi degenerino. Assolutamente. Penso che sia fondamentale esprimere apertamente i propri sentimenti. Esatto. Favorisce un legame più profondo tra le persone. Hai mai avuto difficoltà di comunicazione? Sì, ma ho imparato che affrontare i problemi apertamente è fondamentale. Sono d'accordo. È sempre meglio parlare delle cose piuttosto che lasciarle inasprire. Sì. Una comunicazione sana può rafforzare le relazioni nel lungo periodo. Lezione 5. Influenza del linguaggio.
Oggigiorno nella lingua inglese si trovano moltissimi termini scientifici e tecnici. Sì, l'influenza del latino è piuttosto significativa in questo senso. Assolutamente. Molti termini hanno radici latine, soprattutto in ambito scientifico. È affascinante come la lingua si evolva mantenendo al contempo i legami storici. Sì. Capire queste radici può aiutare ad apprendere nuovi vocaboli. Esatto! Aggiunge profondità alla nostra comprensione della lingua. Hai trovato esempi specifici di termini derivati dal latino nei tuoi studi? Sì, termini come acquatico e benefico sono ottimi esempi. Sono perfetti. È interessante come siano ancora attuali oggi. Lezione 6. Pensiero logico. È sempre molto logico e cerca di pensare al modo migliore per affrontare le cose. Davvero ammirevole. È importante affrontare le sfide con la mente lucida. Assolutamente. Mio padre è un uomo molto paziente, il che lo aiuta a mantenere la calma quando è sotto pressione. La pazienza è una caratteristica preziosa, soprattutto quando si affrontano situazioni difficili. Sì. Spesso mi insegna a fare un passo indietro e ad analizzare prima di reagire. Questa è una lezione fantastica. L'hai trovata utile nella tua vita? Certamente. Mi aiuta a prendere decisioni migliori, soprattutto al lavoro. Capisco che potrebbe essere utile. Hai qualche esempio? Di recente ho dovuto rispettare una scadenza ravvicinata e, invece di farmi prendere dal panico, ho dato priorità ai miei compiti. Lezione 7. Consigli Airbnb. Mi piace l'idea. Hai qualche consiglio su dove alloggiare con Airbnb? Sì, ho trovato alcuni posti fantastici nel centro città, accoglienti e convenienti. Sembra perfetto. Essere al centro rende tutto più accessibile. Esatto. Inoltre, ci sono alcuni ottimi ristoranti locali nelle vicinanze. Questo è un vantaggio. Adoro provare la cucina locale quando viaggio. Anch'io. Hai preso in considerazione qualche quartiere specifico? Stavo pensando al quartiere artistico, ho sentito dire che è vivace e pieno di vita. Ottima scelta. È noto per le sue gallerie e gli eventi culturali. Sì. Non vedo l'ora di esplorare quella zona. Hai altri consigli per trovare buoni Airbnb? Lezione 8. Consapevolezza del problema dei senzatetto. La mancanza di una casa è un problema serio. Se chiedessi a una donna a cui è stato negato l'aiuto di cui ha bisogno. Potrebbe esprimere la sua frustrazione e delusione. Sì. Molte persone non sono consapevoli delle difficoltà che devono affrontare coloro che sono nel bisogno. Assolutamente sì. È importante sensibilizzare e promuovere il cambiamento. Hai preso parte a qualche iniziativa per aiutare i senzatetto? L'anno scorso ho partecipato a una raccolta alimentare locale e il risultato è stato molto positivo. È meraviglioso. Ogni piccolo sforzo conta quando si tratta di fare la differenza. Sì, credo che sia essenziale che la comunità si unisca.
Sono d'accordo. Cerchiamo di trovare altri modi in cui possiamo contribuire a questa causa. Lezione 9. Acquisto di vestiti. Ciao, devo comprare dei vestiti nuovi. Ottimo! Cosa stai cercando? Spero di trovare qualcosa di casual ma elegante da indossare tutti i giorni. Sembra fantastico. Hai in mente un colore specifico? Di solito scelgo colori neutri, sono facili da abbinare. Che intelligenza! È sempre bene avere capi versatili nel proprio guardaroba. Esatto. Voglio anche trovare un buon paio di scarpe. Le scarpe comode sono essenziali. Cerchi delle scarpe da ginnastica o qualcosa di più elegante? Penso che opterò per le scarpe da ginnastica, sono perfette per le uscite informali. Lezione 10. Routine quotidiane. Non proprio. Solo lavoro e poi magari palestra più tardi. Ah, capisco. Sembra che tu abbia un programma fitto di impegni. Sì. Cerco di fare esercizio fisico ogni volta che posso. È importante. Rimanere attivi è essenziale per una vita equilibrata. Assolutamente. Più tardi devo anche fare la spesa. Ottima idea. Cosa c'è nella tua lista della spesa? Ho bisogno di frutta e verdura fresca e magari di qualche spuntino. Sembra sano. Hai qualche spuntino preferito? Adoro la frutta secca e lo yogurt, sono ottimi per avere energia velocemente. Lezione 11. Modifiche e suggerimenti. Possiamo apportare alcune modifiche per migliorare il progetto. Apprezzo i tuoi suggerimenti. Quali cambiamenti hai in mente? Penso che dovremmo modificare la tempistica per consentire ulteriori test. Ottima idea. Meglio essere accurati che frettolosi. Esatto. La qualità dovrebbe sempre venire prima di tutto. Sono d'accordo. Vogliamo assicurarci che tutto fili liscio. Sì. Preparerò un piano rivisto che esamineremo insieme. Fantastico. Continuiamo a collaborare per rendere questo progetto il migliore possibile. Non vedo l'ora di vedere i miglioramenti. Lezione 12. Aspirazioni di viaggio. Ciao. Hai mai pensato di viaggiare in un nuovo paese? Sì, certo. Ci penso da un po'. Che emozione! Hai una destinazione specifica in mente? Mi piacerebbe visitare il Giappone. La cultura e il cibo mi affascinano. Il Giappone sembra fantastico. La storia e le tradizioni sono così ricche. Assolutamente. Voglio esplorare i templi e provare il sushi autentico. È un piano fantastico. Hai consultato qualche guida turistica? Sì, ho letto informazioni sui posti migliori da visitare in Giappone. Fantastico. Pianificare in anticipo può rendere l'esperienza ancora migliore. Lezione 13. Comunicare le preoccupazioni. Ho pensato che sarebbe stato meglio informarti nel caso fosse importante. Lo apprezzo.
Una comunicazione chiara è fondamentale in ogni situazione. Sì, soprattutto quando si tratta di potenziali problemi. Esatto, aiuta ad affrontare le preoccupazioni prima che degenerino. Hai avuto esperienze in cui la comunicazione ha fatto la differenza? Sì, una volta ho risolto rapidamente un malinteso parlandone. Questo è un esempio perfetto. È sempre meglio chiarire le cose. Assolutamente. Credo che il dialogo aperto favorisca la fiducia. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a sostenerci a vicenda nella nostra comunicazione. Lezione 14. Opzioni di acquisto. Preferisco così. Sembra fantastico. Posso dare un'occhiata alle mie opzioni? Certo, abbiamo una vasta gamma di articoli tra cui scegliere. Buono a sapersi. Sto cercando qualcosa di unico. Abbiamo alcuni oggetti artigianali fatti a mano che potrebbero piacerti. Fantastico. Adoro sostenere gli artigiani locali. Sì, ogni pezzo ha una sua storia, che lo rende speciale. Diamo un'occhiata. Non vedo l'ora di vedere cosa hai in serbo. Ottimo, ti mostrerò le migliori selezioni che abbiamo. Non vedo l'ora di trovare qualcosa di perfetto. Lezione 15. Discussioni della comunità. Dal centro, alcuni membri della comunità sembrano voler muoversi nella direzione opposta. È un'osservazione interessante. È fondamentale comprendere queste dinamiche. Sì, può creare una divisione di opinioni e priorità. Assolutamente sì. Confrontarsi con opinioni diverse è importante per la crescita. Avete visto iniziative per colmare questo divario? Sì, alcuni incontri comunitari mirano ad affrontare questi problemi in modo collaborativo. È incoraggiante. Un dialogo aperto può portare a una migliore comprensione. Sì, è essenziale per promuovere un senso di unità. Sono d'accordo. Continuiamo a discutere di questi argomenti, sono importanti per la comunità. Lezione 16. Buone maniere a tavola. Ho anche qualche dubbio sulle buone maniere a tavola. Basta osservare gli altri e seguire il loro esempio, di solito funziona bene. Sembra abbastanza semplice. Hai qualche consiglio specifico? Sì, ricordati sempre di tenere i gomiti lontani dal tavolo. Capito. E se si usassero le posate? Inizia sempre dall'esterno e procedi verso l'interno con ogni portata. Molto utile. Spesso mi confondo quando ho più utensili. Può essere complicato, ma la pratica rende perfetti. Vero. Ci farò caso la prossima volta che sarò a una cena formale. Lezione 17. Ubicazione degli hotel. Mi piace l'idea. Hai qualche consiglio su dove alloggiare? Sì, ho trovato dei posti fantastici nel cuore della città. Sembra perfetto. Essere al centro rende tutto più accessibile. Esatto.
Sarai vicino a ristoranti, negozi e attrazioni. Hai mai soggiornato in uno di quei posti? Sì, l'esperienza è stata fantastica e gli host sono stati molto accoglienti. Buono a sapersi. Quali servizi offrono di solito? La maggior parte dispone di Wi-Fi, accesso alla cucina e alcuni includono anche la colazione. Wow, che comodità! Valuterò sicuramente queste opzioni. Lezione 18. Supporto della comunità. Ricordo quando abbiamo discusso del problema dei senzatetto nella nostra comunità. Sì, è un argomento complesso che merita maggiore attenzione. Assolutamente sì. Molte persone non sono consapevoli delle difficoltà che devono affrontare coloro che sono nel bisogno. È straziante. Se lo chiedessi a una donna a cui è stato negato aiuto, avrebbe molto da dire. Sì, posso immaginare la frustrazione e la disperazione. È importante promuovere risorse e sistemi di supporto migliori. Certamente. Ogni piccolo sforzo conta per fare la differenza. Sì, continuiamo a sensibilizzare la nostra comunità su questo problema. Sono d'accordo. Insieme possiamo incoraggiare più persone ad aiutare. Lezione 19. Fare la spesa. Ehi, devo comprare dei vestiti nuovi. Ottimo! Cosa stai cercando? Spero di trovare qualcosa di casual ma elegante da indossare tutti i giorni. Sembra fantastico! Hai in mente un colore specifico? Di solito scelgo colori neutri, si abbinano a tutto. Ottima idea! I pezzi versatili sono sempre un buon investimento. Esatto. Devo anche fare la spesa più tardi. Ottima idea! Cosa c'è nella tua lista della spesa? Ho bisogno di frutta e verdura fresca e magari di qualche spuntino. Lezione 20. Modifiche al progetto. Possiamo apportare alcune modifiche per migliorare il progetto. Apprezzo i tuoi suggerimenti. Quali cambiamenti hai in mente? Penso che dovremmo modificare la tempistica per consentire ulteriori test. Ottima idea! Meglio essere accurati che frettolosi. Esatto. La qualità dovrebbe sempre venire prima di tutto. Sono d'accordo. Vogliamo assicurarci che tutto fili liscio. Sì. Preparerò un piano rivisto che esamineremo insieme. Fantastico! Continuiamo a collaborare per rendere questo progetto il migliore possibile. Non vedo l'ora di vedere i miglioramenti. Lezione 21. Sogni di viaggio. Ciao. Hai mai pensato di viaggiare in un nuovo paese? Sì, l'ho fatto. Viaggiare è uno dei miei sogni più grandi. Che emozione! Dove vorresti andare? Mi piacerebbe visitare l'Italia. La cultura e il cibo mi affascinano. L'Italia sembra fantastica. La sua storia è ricca e variegata. Sì, voglio esplorare l'arte, l'architettura e la cucina locale.
È un piano fantastico. Hai iniziato a valutare le opzioni di viaggio? Non ancora, ma ho intenzione di cercare presto voli e alloggi. Ottima idea. Pianificare in anticipo può rendere l'esperienza più piacevole. Lezione 22. Aggiornamenti importanti. Ho pensato che sarebbe stato meglio informarti nel caso fosse importante. Lo apprezzo. Una comunicazione chiara è fondamentale in ogni situazione. Sì, soprattutto quando si tratta di potenziali problemi. Esatto. Aiuta ad affrontare le preoccupazioni prima che degenerino. Hai avuto esperienze in cui la comunicazione ha fatto la differenza? Sì, una volta ho risolto rapidamente un malinteso parlandone. Questo è un esempio perfetto. È sempre meglio chiarire le cose. Assolutamente. Credo che il dialogo aperto favorisca la fiducia. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a sostenerci a vicenda nella nostra comunicazione. Lezione 23. Scelte di acquisto. Preferirei vedere quali opzioni sono disponibili, se per te va bene. Sembra fantastico. Abbiamo una varietà di articoli tra cui scegliere. Buono a sapersi. Sto cercando qualcosa di unico. Abbiamo alcuni oggetti artigianali fatti a mano che potrebbero piacerti. Fantastico. Adoro sostenere gli artigiani locali. Sì, ogni pezzo ha una sua storia, che lo rende speciale. Diamo un'occhiata. Non vedo l'ora di vedere cosa hai in serbo. Ottimo! Ti mostrerò le migliori selezioni che abbiamo. Non vedo l'ora di trovare qualcosa di perfetto. Lezione 24. Dinamiche della comunità. Dal centro, alcuni membri della comunità sembrano voler muoversi nella direzione opposta. È un'osservazione interessante. È fondamentale comprendere queste dinamiche. Sì, può creare una divisione di opinioni e priorità. Assolutamente sì. Confrontarsi con opinioni diverse è importante per la crescita. Avete visto iniziative per colmare questo divario? Sì, alcuni incontri comunitari mirano ad affrontare questi problemi in modo collaborativo. È incoraggiante. Un dialogo aperto può portare a una migliore comprensione. Sì, è essenziale per promuovere un senso di unità. Sono d'accordo. Continuiamo a discutere di questi argomenti, sono importanti per la comunità. Lezione 25. Avventura nell'arredamento della casa. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura nell'arredamento della casa, sarà davvero divertente. Anch'io. Non vedo l'ora di esplorare insieme tutte le possibilità. Assolutamente sì. Ci sono così tanti stili e idee da considerare. Sì, hai in mente un tema specifico per il tuo spazio? Sto pensando a un look rustico e accogliente, con tante piante. Sembra fantastico. Adoro come le piante possano dare vita a una stanza. Esatto. E tu? Verso quale stile ti senti più orientato?
Sto prendendo in considerazione un approccio minimalista moderno. Mi piacciono le linee pulite. Ottima scelta. Può creare un'atmosfera rilassante. Lezione 26. Alloggi a Galveston. Per un soggiorno piacevole è essenziale una buona sistemazione. Assolutamente sì. Galveston offre un'ampia gamma di opzioni, dagli hotel alle case sulla spiaggia. Mi fa piacere sentirlo. Hai qualche preferito? Mi piacciono molto le proprietà sulla spiaggia. Svegliarsi con la vista sull'oceano è fantastico. Immagino. Essere vicino alla spiaggia deve essere così rilassante. Sì, inoltre, alcuni posti offrono anche il noleggio di attrezzature per sport acquatici nelle vicinanze. Sembra divertente. Mi piacerebbe provare il paddleboard o il kayak. Assolutamente sì, è un modo fantastico per esplorare la costa. Diamo un'occhiata ad alcune opzioni per il nostro prossimo viaggio. Lezione 27. Consigli di lettura. Ho sentito grandi cose su Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Sì, è un classico. I personaggi sono così ben sviluppati. Mi piace il modo in cui esplora i temi dell'amore e della classe sociale. Assolutamente sì. I dialoghi arguti rendono la lettura piacevole. L'hai letto più di una volta? Sì, l'ho fatto. Ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Questa è la bellezza della grande letteratura. Qual è la tua parte preferita? Adoro il personaggio di Elizabeth Bennet, è così volitiva. Sono d'accordo. Il suo viaggio è fonte di ispirazione. Lezione 28. Servizio alla comunità. Anch'io aiuto. Raccogliamo le foglie con le mani e ne facciamo un bel mucchio. Sembra un modo divertente per partecipare alla comunità. Assolutamente sì. È gratificante vedere i risultati del nostro lavoro. Sì, inoltre, è un ottimo modo per conoscere nuove persone. Esatto. Tutti danno il loro contributo e si crea un senso di cameratismo. Hai partecipato ad altri progetti di servizio alla comunità? Sì. Faccio anche volontariato presso la banca alimentare locale. È meraviglioso! È così importante sostenere chi è nel bisogno. Sono d'accordo. Continuiamo a trovare modi per restituire qualcosa insieme. Lezione 29. Considerazioni sulla prenotazione. Prima di finalizzare la prenotazione, è importante contattare il proprietario per chiarire i dettagli. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a evitare malintesi. Esatto. Mi piace chiedere informazioni sulle politiche di cancellazione e sui costi aggiuntivi. Sì, conoscere questi dettagli può risparmiarti sorprese future. Hai avuto esperienze in cui la comunicazione ti è stata utile? Sì, una volta ho chiarito gli orari del check-in, il mio arrivo è stato molto più agevole. Fantastico! È sempre meglio essere proattivi in queste situazioni. Assolutamente. Mi assicurerò di contattarti prima della prossima prenotazione. Ottima idea!
Una comunicazione chiara è fondamentale per un soggiorno senza stress. Lezione 30. Procedure di sicurezza. Buongiorno. Hai sentito parlare dell'esercitazione per le uscite di emergenza nell'edificio? Sì, l'ho fatto. È importante sapere cosa fare in caso di emergenza. Assolutamente sì. Le procedure di sicurezza possono fare un'enorme differenza. Mi sento rassicurato sapendo che le esercitazioni vengono svolte regolarmente. Anch'io. È fondamentale essere preparati a ogni situazione. Hai partecipato a qualche esercitazione prima di questa? Sì, l'ho fatto. Mi aiutano davvero a rafforzare le azioni giuste da intraprendere. Esatto. Si tratta solo di mantenere la calma e seguire il piano. Assicuriamoci di discutere di ciò che abbiamo imparato dopo l'esercitazione. Lezione 31. Gentilezza in azione. Hai mai notato quanto è meraviglioso vedere una signora anziana che porta la spesa a casa? Sì, assolutamente. Mi scalda davvero il cuore vedere la sua determinazione e la sua forza. Sono sicuro che apprezza le piccole cose della vita, come l'aria fresca e l'esercizio fisico. Assolutamente. È stimolante vedere come riesce a gestire tutto da sola, nonostante la sua età. Sai, mi fa pensare a quanto sia importante aiutare gli altri ogni volta che possiamo. Sono d'accordo. Un semplice gesto, come offrirsi di portarle le borse, potrebbe rendere la sua giornata molto più luminosa. E costituisce un bellissimo esempio da seguire per gli altri membri della comunità. Esatto. Gli atti di gentilezza possono creare un effetto a catena, incoraggiando più persone a dare una mano. Sono momenti come questi che ci ricordano il valore della compassione e della comunità. Lezione 32. Apprendimento permanente. Ho pensato a come guardo tutorial online e a come a volte partecipo a workshop nella mia comunità. Sembra un modo fantastico per rimanere impegnati e apprendere nuove competenze. È proprio così. La varietà di argomenti disponibili online è sorprendente. Lo so, puoi trovare tutorial praticamente su qualsiasi cosa, dalla cucina alla programmazione. Esatto. E i workshop offrono quel tocco personale che ti permette di interagire con altre persone che condividono i tuoi stessi interessi. Adoro questo aspetto. È un ottimo modo per fare networking e incontrare persone che la pensano come te. Inoltre, l'esperienza pratica che si acquisisce durante i workshop può essere inestimabile. Assolutamente sì. Consolida ciò che impari online e ti aiuta ad applicarlo in situazioni di vita reale. L'apprendimento dovrebbe essere un viaggio che dura tutta la vita, non credi? Lezione 33. Problemi tecnici. Sono d'accordo, è frustrante quando i siti web si bloccano e impiegano un'eternità a caricarsi. Mette davvero a dura prova la tua pazienza, soprattutto quando cerchi di trovare informazioni importanti. Vero? Sembra che si perda tempo aspettando solo che una pagina risponda. E la parte peggiore è quando devi aggiornare e perdi tutto quello che hai già digitato. Esatto. È così fastidioso dover ricominciare da capo dopo aver investito tempo in qualcosa. Ci sono passato anch'io. A volte mi chiedo se sia colpa della mia connessione internet o del sito stesso.
Può essere entrambe le cose, ma è ancora peggio quando arriva un momento cruciale e tutto si ferma. Assolutamente. Mi fa apprezzare ancora di più i siti web che funzionano senza intoppi. Sì, un buon web design e una buona funzionalità sono essenziali per una buona esperienza utente. Lezione 34. Consigli di viaggio. Di solito quando pianifico un viaggio utilizzo siti web come Booking.com o Hotels.com. Sono risorse fantastiche. Semplificano davvero il processo di ricerca di un alloggio. Certamente. La funzione di confronto aiuta a confrontare prezzi e servizi diversi. E le recensioni degli altri viaggiatori sono incredibilmente utili per prendere decisioni. Sì. Leggere le esperienze di altre persone può guidarti verso le opzioni migliori. Inoltre, ti fa risparmiare un sacco di tempo, permettendoti di concentrarti sulla pianificazione degli aspetti divertenti del tuo viaggio. Esatto. Mi piace molto la facilità con cui è possibile filtrare i risultati in base alle proprie esigenze. È davvero comodo trovare posti che si adattino al tuo budget e alle tue preferenze. E prenotare in anticipo spesso porta anche a offerte migliori. Lezione 35. Collaborazione aziendale. Vogliamo iniziare a discutere della nostra potenziale partnership? Sì, credo che sia un'ottima idea. È importante allineare prima i nostri obiettivi. Assolutamente sì. Comprendere la visione reciproca getterà solide basi per la collaborazione. Ed è fondamentale definire chiaramente i nostri ruoli per evitare qualsiasi confusione in seguito. Non potrei essere più d'accordo. Una comunicazione chiara è la chiave per partnership di successo. Esatto! Dovremmo anche stabilire delle tappe per monitorare efficacemente i nostri progressi. Ottima osservazione. I controlli regolari possono aiutarci a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, e ci consente di affrontare eventuali problemi prima che diventino gravi. Sono entusiasta delle possibilità che questa partnership potrebbe offrire.